Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la graziosissima bag che abbiamo già intravisto. L'occorrente per questo progetto è molto minimal a dispetto della resa super particolare che avete già appunto visto. Parliamo infatti di un cordino, il mio è un tie sublime nella variante petrolio che lavorerò con un uncinetto 7 e un uncinetto 3,5. Un accendino per cauterizzare come al solito il cordino, un ago da lana, un paio di forbici per tagliare i nostri fili in eccesso e questa mini bag in Utah. Ho scelto dal sito Tessiland la versione più piccina che comunque, come vedete, è tutto tranne mini. Aggiungiamo all'occorrente anche ago e filo per andare a cucire poi il nostro pannello al corpo della borsa. Prima di passare al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella e a lasciare un like al video. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Questa lavorazione si scompone in mattonelle, quindi ogni fiore verrà realizzato separatamente per poi essere cucito agli altri e andare poi a creare appunto il pannello. Uncinetto numero 7, cordino, facciamo un cappietto iniziale e per iniziare facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Entriamo sulla prima catenella eseguita e ci chiudiamo con un punto bassissimo, così da creare il nostro cerchio magico. Da qui 3 catenelle, 1, 2 e 3, una catenella aggiuntiva che sarà quella di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo nel nostro foro, nel nostro cerchio ed eseguiamo un punto alto, una catenella di separazione, rientriamo filo sull'uncinetto, rientriamo nel nostro cerchio, io mi prendo anche la mia codina ed eseguiamo un terzo punto alto, una catenella. Io ho eseguito già 3 punti alti, il primo è sostituito dalle 3 catenelle. Devo arrivare a raggiungere il numero di 8 totali, quindi proseguirò in questo modo fino ad arrivare ad 8 punti alti separati uno dall'altro da una catenella. Eccomi all'8° punto eseguito, ho fatto già la mia catenella, mi vado a chiudere nella terza catenella di inizio giro con un punto bassissimo. Ed ecco il primo giro del nostro fiore. Da questo momento in poi ci andiamo a spostare nel primo spazio creato dalle nostre catenelle, ci spostiamo con un punto bassissimo. A questo punto andiamo ad alzare con 3 catenelle, rientriamo nello stesso spazio ed eseguiamo 2 maglie alte per un totale di 3 e 3. La prima maglia alta è sostituita dalle 3 catenelle. Ora 7 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio successivo ed eseguiamo 3 maglie alte, quindi un altro gruppo di 3 maglie alte. Ci separiamo questa volta con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto e rientriamo nello spazio adiacente eseguendo un altro gruppo di 3 maglie alte. Quindi la sequenza è questa: 3 maglie alte, 7 catenelle, rientro nello spazio successivo, 3 maglie alte, 3 catenelle, rientro nello spazio successivo e così via. Quindi ci intervalliamo una volta con 7 catenelle e una volta con 3. Questo fino alla fine del nostro giro. Ho eseguito l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, 3 catenelle, mi vado a chiudere nella terza catenella di inizio giro.
Questo è lo schemino di realizzazione di ogni mattonella. Adesso vediamo invece come unire una mattonella all'altra. Intanto cominciamo una seconda mattonella ed arriviamo fino a metà, quindi fino a 2 sequenze. 3 maglie alte, 7 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 7 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle. Adesso cominciamo la terza sequenza, quindi 3 maglie alte e 7 catenelle, quindi ne facciamo 3, 1, 2 e 3, e con la quarta catenella ci andiamo ad agganciare sul rovescio della mattonella che abbiamo da collegare, quindi la giriamo sul rovescio, prendiamo la sezione dove c'è lo spazio delle 7 catenelle e ci inseriamo con l'uncinetto. Una volta fatta questa operazione ci uniamo con un punto bassissimo che ci funge da quarta catenella di 7, quindi dalla quarta andiamo avanti con le ultime 3, 5, 6 e 7. Riprendiamo la nostra mattonella in fase di lavorazione e proseguiamo come niente fosse, filo sull'uncinetto, spazio successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora dobbiamo fare le 3 catenelle e anche qui ci andremo ad agganciare nella mattonella che abbiamo lasciato così in sospeso, sempre con la catenella centrale, quindi la centrale di 3 è la seconda, quindi vado a fare la mia prima catenella, avvicino la mattonella da collegare, vado nello spazio creato dalle 3 catenelle, mi inserisco con l'uncinetto e mi chiudo con un punto bassissimo che mi funge da catenella numero 2. Continuo con la terza e ultima catenella, ok? Riprendo la mattonella in fase di lavorazione, filo sull'uncinetto, spazio successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Torniamo alle nostre 7 catenelle, ne facciamo 3, riprendiamo la mattonella da collegare, spazio delle 7 catenelle, ci inseriamo con l'uncinetto, punto bassissimo che ci funge da quarta catenella. Proseguiamo con le ultime 3, 5, 6 e 7 catenelle e riprendiamo la mattonella da completare. Filo sull'uncinetto, spazio successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Dobbiamo fare qui le classiche 3 catenelle di separazione perché abbiamo unito, quindi qui rimane tutto invariato, 1, 2 e 3. Ci andiamo a chiudere nella terza catenella di inizio giro con un punto bassissimo. Ed ecco come si uniscono le nostre mattonelline. Ricordandovi ovviamente la regola delle catenelle, man mano che andiamo a strutturare poi le altre mattonelline, le andremo ad unire strada facendo. Ricordatevi ovviamente le posizioni e ricordatevi di unirle sempre sui 2 rovesci. Mi affaccio un momento per mostrarvi come unire più di 2 mattonelle, passaggio essenziale per andare a assemblare il nostro pannello. Queste sono già unite, devo andare ad incorporare la terza nel mio caso. Ho già eseguito 3 delle 7 catenelle che mi occorrono, devo agganciarmi con la quarta e mi vado ad agganciare nel punto che inevitabilmente si crea unendo 2 mattonelle. È proprio evidente, eccolo qui. Quindi prendo il punto, inserisco l'uncinetto e tiro via. Faccio il mio punto bassissimo, quarta catenella, 5, 6 e 7. A questo punto riprendo il filo sull'uncinetto, vado a lavorare la mattonella che sto realizzando nello spazio successivo ed effettuo 3 maglie alte. Proseguo
la mia lavorazione come consuetudine. Ovviamente quando andiamo ad unire anche le mattonelle centrali, ricordiamoci di unire alla quarta catenella, alla seconda di 3, alla quarta di 7, alla seconda di 3, alla quarta di 7. Quello che dobbiamo andare a realizzare con le nostre mattonelle è una sorta di sacchettino. Io ora devo andare a sistemare naturalmente tutte le codine e a nascondere il filo. Vi volevo però far vedere qual è l'idea, quindi creare un sacchettino costituito interamente da mattonelle. Questo rivestimento andrà calzato nella nostra borsina. Vi faccio vedere come si procede per realizzare questa cosa con un orribile disegno. Ecco qui. Dunque, per realizzare questo sacchettino, questa cover se vogliamo, io ho realizzato un pannello di 8 mattonelle per 3. Naturalmente queste misure sono circoscritte a questo abbinamento di materiali. Se aveste una borsina più grande oppure un filato più spesso o più sottile, un uncinetto stesso discorso, o magari siete voi stesse che lavorate un po' più strette piuttosto che un pochino più larghe, queste dimensioni, queste misure saranno sicuramente diverse per quanto vi riguarda. Il consiglio che mi sento di darvi è quello di, una volta aver scelto uncinetto, filato e quant'altro, andarvi a misurare il perimetro della vostra borsina, realizzare una prima mattonella e vedere più o meno quanto misura in modo da iniziarvi a regolare. Ovviamente altra tecnica un pochino più semplice è quella di iniziare con una fila di mattonelle, man mano che la andiamo a realizzare la andiamo anche a provare sul perimetro della borsa in modo da regolarci anche sull'apertura. Quanto vogliamo che tiri, quanto vogliamo che invece rimanga morbida la lavorazione, questo è molto soggettivo, quindi è una prova che dovrete senz'altro fare voi. Quando arriviamo a realizzare l'ultima delle 8, ricordiamoci di unire alla prima, quindi le due estremità devono essere unite come vedete. L'ultima delle 8 file di mattonelle andrà collegata in corso d'opera, come vi ho mostrato, alla prima. Ci troveremo quindi con una sorta di cilindro. Questa parte inferiore, che è costituita da 3 mattonelle, andrà assemblata mattonella per mattonella. Quindi una volta chiuso il nostro cilindro cominceremo con la realizzazione della prima delle 3 mattonelle che monteremo sui 3 lati e sui 4 lati per andare a chiudere completamente il nostro sacchettino. Una volta chiuso questo sacchettino andremo a realizzare una piccola rifinitura a punto basso lungo tutto il bordo. Vi faccio vedere come. Entra in gioco qui l'uncinetto 3,5. Prendiamo anche un marker per essere sicuri di non sbagliare e ci andiamo ad agganciare in una qualsiasi delle 3 maglie che costituiscono i nostri gruppi di 3 maglie, quindi non negli spazi delle catenelle, ma in una delle 3 maglie che costituiscono il gruppo. Io preferisco sempre agganciarmi nei laterali. Prendo una delle maglie, faccio un cappiettino e mi vado ad inserire. Faccio una catenella, rientro nello stesso spazio, ecco qua, ed eseguo un punto basso che vado istantaneamente a marcare per non perdermi l'inizio del giro. Portandomi dietro la codina eseguo un altro punto basso in corrispondenza della maglia alta sottostante, quindi se voi avete iniziato questa procedura nella prima maglia ne dovrete eseguire 2. Dobbiamo arrivare allo spazio delle catenelle eseguendo delle maglie alte. Nello spazio delle catenelle possiamo capire da noi che queste sono le 3 catenelle di separazione. Entriamo nello spazio ed andiamo ad eseguire 3 punti bassi, tutti e 3 nello spazio.
Ci ritroviamo con le 3 maglie alte e sopra ad ognuna andiamo ad eseguire un punto basso. Ora ci ritroviamo nella sezione dedicata alle 7 catenelle di separazione e facciamo esattamente la stessa cosa. Qui, come vedete, le catenelle sono divise in 2 parti perché ci sono 3 catenelle, l'aggancio e altre 3. Noi andremo a comportarci come abbiamo fatto prima, quindi 3 catenelle in concomitanza dello spazio sottostante. Eccoci. La quarta la andiamo ad incorporare, andiamo a fare il nostro punto basso all'interno del punto sottostante. Quindi fermiamo il tutto e proseguiamo con le prossime 3 catenelle all'interno dello spazio sottostante. 1, 2 e 3. Ci troviamo di fronte alle nostre 3 maglie alte e andiamo ad eseguire un punto basso in ognuna di queste 3 maglie. Spazio di 3 catenelle, 3 punti bassi. Proseguiamo con questa bordatura fino a completare il nostro giro. Ho realizzato 2 giri perimetrali di rifinitura a punto basso. Dopo il primo, infatti, mi sono resa conto che preferivo un bordino un pochettino più definito e quindi ho fatto 2 giri. Naturalmente voi farete i giri che riterrete opportuni a livello estetico, quelli che pensate siano necessari. Dopodiché cosa ho fatto? Ho nascosto tutti i fili, cauterizzato con l'accendino ed ho calzato il sacchetto alla scocca in juta. Mi sono aiutata con delle pinze per tener fermo in modo da capire anche il verso nel quale volevo che le mie mattonelle andassero. Le ho centrate e adesso vado a cucire perimetralmente il mio sacchetto alla scocca in juta. Per farlo mi sono munita di ago e filo da cucito. Il filo l'ho scelto di un colore compatibile, anche se conto davvero che non si veda, e vi faccio vedere come vado a procedere. Intanto, come vedete, il bordo di questa borsina in juta è girato su se stesso, quindi è una sorta di doppio strato. È proprio tra i 2 strati che noi proveremo ad intervenire con il nostro ago in modo da non creare dei punti visibili all'interno. Questa borsa infatti non andrà foderata proprio perché mi piace mantenere questo effetto molto naturale. Penso che una fodera in una borsa di questo tipo sia un po' troppo, ma questa è la mia opinione. Naturalmente, se voi voleste foderarla sarete assolutamente liberi di farlo. Io vado a prendere il mio ago e vi faccio vedere come inizio. Mi inserisco senza bucare perpendicolarmente il tessuto, ma in questo modo. Inserisco l'ago e tiro. Ecco fatto. Tiro il mio segmento di filo, lascio naturalmente una codina perché lo vado quasi subito a legare con un nodo, proprio per impedire che mi scappi via tutta la cucitura. A questo punto, se voi vedete, sul retro non c'è assolutamente nulla, quindi le cuciture, mantenendo questo tipo di inserimento dell'ago, non dovrebbero assolutamente vedersi. Una volta agganciato il filo alla juta, andiamo a prendere una piccola porzione di cordino. In questo modo tiriamo l'ago ed il filo di conseguenza ed eccoci con il nostro primo punto eseguito. Ora dobbiamo proseguire esattamente in questa maniera, ma io mi vado istantaneamente a fermare l'inizio
della mia cucitura per evitare qualunque tipo di problema. Questo è un altro piccolo trick. Tiro, ecco fatto, e fermo con un nodo. Naturalmente lo raddoppio, potrei anche triplicarlo. Spero che si veda perché il filo è davvero molto sottile, ma penso di essermi comunque spiegata. Non ce l'ho fatta, vado a fare il secondo nodo. Ecco fatto. Per ora lascio questo filo volante e poi nasconderemo tutto. Da questo punto vado a reinserirmi, eccoci, mi vado a reinserire parallelamente, così, nella mia aiuta. Tiro fuori l'ago, ecco fatto, e prendo un pezzetto di cordino. Quindi è un punto sull'aiuta e un punto sul cordino. Proseguiamo in questo modo per tutto il perimetro della nostra borsa. La cucitura è ultimata. Come vedete, non avevo torto, infatti non si vede alcuno dei punti che ho utilizzato per cucire la lavorazione all'uncinetto alla scocca in juta. Guardate quanto resta pulita tutta la lavorazione. A questo punto potrete scegliere: o foderate la borsa, mettete una chiusura, oppure la lasciate esattamente così. Io ho deciso di lasciarla così, quindi non farò fodere e non farò chiusure. Questa borsa rimane perfetta sia per la spiaggia ma anche per la città. Io la indosserò senz'altro in città. Mi piace tantissimo questo effetto minimal, molto boho e anche un po' grezzotto dei materiali. Ho cercato di lasciare quanto più naturale possibile proprio anche la scocca. Mi piace tantissimo il risultato, spero che piacerà anche a voi. Fatemi sapere se avete intenzione di replicarla e se vi è piaciuto questo tutorial. Mi auguro tanto di sì, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, attivare la campanella e a lasciarmi anche un bel like. Se vi va, commentate, se c'è qualcosa che vorreste spiegato con più chiarezza, assolutamente scrivetemi nei commenti. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, vi do appuntamento al prossimo tutorial.